Allora, mentre siamo qui ad aspettare Carmen ed Eli, noi siamo appena arrivati in questo posto, siamo scesi un po' di quota, siamo circa a 700 metri, così che almeno fa un pochettino più caldo. Comunque questo rumore che sentite è il ticchettio della pompetta del riscaldamento a gasolio che abbiamo. Nel frattempo devo mettere a posto le catene che le ho lasciate asciugare, quindi volevo farvi vedere che cosa abbiamo noi, diciamo un pochettino come attrezzatura. Quindi le catene, qua sotto teniamo la strop, poi roba che tanto devo mettere a posto, la gomma dell'acqua, il compressore per gonfiare le gomme, faccio vedere qua, e un crick di quelli a bottiglia, così almeno ne abbiamo due, quello di serie normale a pantografo e questo qui a bottiglia, che non si sa mai. Allora sì, perché ci abitiamo, però io consiglio a tutti comunque queste attrezzature perché non si sa mai, possono sempre servire, o comunque servire a qualcuno che magari uno incontra per strada in difficoltà, o a qualche amico. E poi qui tengo anche questo, che sarebbe il bullock, quello per il blocco a sterzo, diciamo. Non so quanto possa servire, però è un deterrente, quando lo parcheggiamo a Torino magari per fare qualche commissione lo mettiamo. Il mio meraviglioso bastone, eccolo qua, che mi ha fatto Tommy, lo teniamo qua così almeno è anche vicino al letto, almeno se qualcuno la notte ha in mente di venire a rompere le palle, spam! Serbatoio del cinebasto qua dietro, e adesso devo mettere a posto la testa. Vabbè, va bene così, tanto ogni volta che tiri fuori sono sempre impigliati. E voilà. Poi davanti teniamo anche una piccola torcia per quando arrivo nei posti, devo guardare un attimo per terra le pietre, le cose, e il telecomando del riscaldamento, così almeno quando siamo in viaggio guardo più o meno la temperatura che c'è dentro e accendo il riscaldamento prima di arrivare nel posto, tanto a gasolio e quindi si può fare. Quindi è tutto questo, siamo molto attrezzati. Anche quello, l'antigelo per il liquido lavavetro, non so perché sto dicendo tutte queste cose, però poi qua dentro tengo, oltre agli occhiali da sole, tutti gli adattatori per caricare l'acqua, qualsiasi, e boh, fatto. Buongiorno, allora, mi vedete con questa acconciatura perché mi sono appena lavato i capelli. Allora, siamo in un posticino nuovo, sempre uno dei nostri ovviamente, con Carmen ed Eli. Saremo qua fino a domani ancora, poi abbiamo delle cose da fare a Torino e volevo solo raccontarvi come sono stati questi giorni con Andrea in alta montagna, perché siamo stati a 1200 metri e ha fatto ha fatto sole quasi tutti i giorni, a parte giovedì che appunto ha nevicato, ha fatto quella grossa nevicata bellissima, e poi ha fatto sole tutti i giorni. Peccato che lì il sole arrivava potresti non muovere il camper? Grazie. E il sole lì arrivava praticamente alle 9 e andava via alle 11:30, però è un sole invernale, quindi non è quel sole che dici scalda oppure ci carica la batteria come si deve, eccetera eccetera. Infatti tutte le notti faceva una minima di -6, -7 così, e quindi noi al mattino ci svegliavamo con acqua ghiacciata, lo scarico ghiacciato, tranne lo scarico del lavandino della cucina, questo qua, perché Stefano l'aveva coibentato. Infatti bisogna coibentare sia lo scarico del bagno sia i tubi che passano, oltretutto quello della cucina passano dietro al frigo e quindi automaticamente si ghiacciano più facilmente.
e si sghiacciano anche più lentamente. Invece quelli del bagno molto probabilmente passano sotto al camper, perché essendo che noi abbiamo il pavimento sottile non passa nessun tubo sotto il pavimento, quindi passano proprio sotto al camper, quindi fuori, e quindi automaticamente si gela molto più facilmente. E quindi dobbiamo trovare una soluzione per coibentarli. Non è facile coibentarli in questo camper, però dobbiamo farlo perché non è possibile, cioè non possiamo affrontare un inverno con questo problema, perché ogni mattina ci svegliavamo senza acqua e dovevano passare ore e ore prima che si scongelasse, e grazie solo a quel paio d'ore di sole che faceva, pochissimo tra l'altro. Quindi a volte il lavandino del bagno neanche si scongelava lo scarico, tra l'altro, quindi non lo usavamo neanche, cioè un po' un casino. Quindi dobbiamo trovare questa soluzione qua, e quindi questa è stata una nostra piccola disavventura. E poi la batteria. La batteria purtroppo abbiamo proprio constatato che senza una power station che ci aiuta con telefoni, computer, drone e quant'altro, la nostra batteria non tiene, perché c'è troppo poco sole, quindi carica troppo poco per tutti i nostri consumi, che tra l'altro il frigo è un consumo il più estremo che abbiamo, cioè no, in realtà il computer è il più estremo che abbiamo, però siccome non lo usiamo tanto spesso il computer, ma il frigo è acceso tutto il giorno, tutti i giorni, quindi quello è il nostro consumo maggiore. Mi sembra che consumi una cosa tipo 5 ampere all'ora, e quindi consuma. Noi magari questo, che ne so, in questi giorni, in quel paio d'ore di sole che c'era, caricavamo quei 2-3 ampere per esagerare. Ovviamente non bastavano neanche ad arrivare al consumo che faceva il frigo, quindi il frigo ogni mattina e ogni sera era in protezione, perché la batteria arrivava a 11,5 11,6 e il frigo, per proteggere la batteria, non si accendeva, cioè nel senso non si raffreddava e rimaneva in stallo, che è rimasto sempre comunque in una temperatura perfetta per il frigo, però comunque sia ogni sera e ogni mattina era in stallo il frigo, era in protezione, e la batteria non arrivava oltre i 12,2, così, e ogni sera arrivava a 11,6 11,7, massimo 11,8, e quindi al mattino ci svegliavamo che ce n'erano 11,5 11,4, così. E poi tra il cinebasso e quant'altro abbiamo fatto un po' di fatica, diciamo. Adesso siamo in bassa montagna, perché almeno il sole c'è per più ore, infatti qua dovrebbe battere tra l'altro tutto il giorno, spunta alle 8:30 del mattino e va via per le 4 mi sembra, quindi sta tante ore. E infatti arriviamo che la sera c'è la batteria 11,8 e ci svegliamo che la batteria è 11,5, però almeno stiamo durando tanti giorni. Invece lì siamo durati tanti giorni, che poi alla fine mi sembra che erano 3 o 4, perché c'era Andrea con la sua power station, dove noi caricavamo tutto quello che potevamo sulla sua power station, e la nostra batteria serviva solo per il frigo e per il cinebasto, quindi fa la differenza. Infatti stiamo aspettando un progettino, quindi speriamo che arrivi presto. Comunque adesso siamo qua, oggi fa bello tutto il giorno, ieri siamo andati a farci una bella camminatona con le ragazze, oggi faremo la pizza e le ragazze invece griglieranno anche qualcosa. Questa, diciamo che sono le novità del momento.
Buongiorno, allora, mentre Eli si mette lo smalto nelle unghie e il goulash che sta preparando sta in camper nei fornelli, io vi racconto intanto due cose. Allora, primo, oggi è il, sempre non preparato, oggi è il 3 dicembre, martedì 3 dicembre. Mi sono rasato i capelli a zero e la barba a zero, quindi scusate se sembra una lampadina, perché comunque sono al sole, è bianco. Vi dico esattamente quanto abbiamo speso questo mese, cioè il mese di novembre. Allora, più del solito, esattamente 1046 euro. Questo perché abbiamo un po' esagerato magari con kebab, queste cose qui, però c'è stato il dentista, la pulizia dei denti, 100 euro è diventata, e poi c'è stato soprattutto le gomme che abbiamo comprato per la Panda, 2 gomme davanti, e siamo andati a montarle, abbiamo fatto il cambio anche, e mi sembra che in questo mese c'era anche lo specchietto che si è rotto, sempre della Panda, cioè che hanno rotto, e il materiale per il tagliando che andremo a fare questo sabato mattina, quindi lo segnerò poi nel mese di dicembre il lavoro, però il materiale no. Quindi 1046 euro questo mese. Dicembre dobbiamo un attimo sparagnare se vogliamo andare in Spagna a gennaio. Comunque siamo qui in questo posto meraviglioso in maniche corte, quindi fantastico. Eravamo sotto la neve a -6, tutto ghiacciato. Tra l'altro ne approfitto per dirvi anche che ho coibentato finalmente lo scarico del bagno, lo scarico del lavandino del bagno, perché quello della cucina l'ho già fatto l'anno scorso, infatti l'acqua non si ghiacciava. Ho cambiato direttamente il tubo con l'aiuto di Andre, che comunque dopo 35 anni c'era un po' di melmina dentro, l'acqua non scendeva neanche più bene, anche se non era ghiacciato. Poi ho anche coibentato un pochettino dove ci arrivavo i tubi dell'acqua buona, quindi quella che usiamo per lavare i piatti, per lavarci, che anche quella è a temperature già di -6, -7 già si ghiacciava, però comunque eravamo rimasti praticamente senza acqua quando eravamo nel freddo, e noi siamo sempre nel freddo, tranne oggi che ho coibentato tutto quanto e non posso testarlo, però bene così, anche perché mangeremo lì. Tra l'altro abbiamo trovato sporcizia in questo posto qui, che noi di solito lo teniamo perfetto perché è uno dei nostri preferiti. Abbiamo trovato quelli, c'erano vetri di una bottiglia di vino, bottiglie di birra dentro il camino, infatti poi adesso puliamo tutto quanto e speriamo che resti pulito. Nel frattempo ci sono rumori di animali là dietro, vedi? Io ho visto qualcosa muoversi, cioè ho sentito un verso e poi ho visto qualcosa muoversi. Magari un capriolo. Magari un cinghiale. Magari un cinghiale. Comunque abbiamo piazzato la fototrappola e l'obiettivo è stare siamo arrivati ieri sera, quindi lunedì sera. L'obiettivo è stare fino a venerdì sera. Ora l'acqua c'è, però il gabinetto e lo scarico delle grigie, il gasolio del cinebasto, il gas, vediamo se riusciamo a star fermi qui tutto sto tempo. Nel frattempo ho già anche fatto la legna, un pochettino per stasera. Volevo accenderlo oggi in realtà, però fa veramente caldo qui. Sì, infatti perfetto. Stasera invece no, lo accendiamo un pochettino, anche perché comunque un po' di freschino farà. Questa sera siamo a quota 1000 metri tondi, quindi né caldo né freddo, però siamo esposti a sud e quindi c'è il sole. Però il sole non batte sul camper, perché il camper è dietro gli alberi e non possiamo metterlo qui, perché qui è così e poi non è neanche bello da vedere. Quindi anche con la corrente dobbiamo centellinarlo un pochettino, però queste erano tutte le novità, tutti gli aggiornamenti. Se me ne vengono in mente altri vi faccio sapere. Grazie. Prego. Già girato? Sì. Zucchero? Sì. Già girato, zucchero? Contrario, zucchero già girato.